Inter-Lecce 2-0 è una vittoria importantissima dopo il pareggio del Napoli, forse una delle prestazioni più complesse, quella dell'Inter all'interno di questa stagione, ma una prestazione che ci dimostra anche che questa Inter sa vincere anche le partite cosiddette sporche, quelle che poi nell'arco di un campionato di 38 giornate fanno veramente la differenza. Allora Inter-Lecce è una partita che ci dà degli spunti tattici molto interessanti, ma soprattutto ci dà, secondo me, dei segnali di mercato che non possono essere ignorati, e a tal proposito ci sono anche delle notizie e delle novità proprio che si stanno verificando in queste ore che dobbiamo discutere in questo nostro format, uno dei più apprezzati qui sul canale, dove vi porto 5 cose che potreste non aver visto in Inter-Lecce. Ben ritrovati amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, dai che dobbiamo raggiungere i 98.000 iscritti al canale, ci siamo quasi. Vi aspetto poi nel club di Passione Inter, eccolo il QR code qua su in alto da scannerizzare per entrare a far parte della nostra grande community, dove ieri sera dopo la partita c'è stata una bella discussione nella nostra chat vocale dove ci confrontiamo con i soci e le socie del club e stavamo commentando innanzitutto un po' di numeri che quindi vorrei, anzi sconvolgo la scaletta e parto da qui, parto da questi numeri qua, di un Inter che intanto specifica ha 46 punti in classifica. Ieri qualcuno mi diceva perché dici che l'Inter ha chiuso il girone d'andata con 45 punti. Lo ribadisco, perché la partita contro il Napoli domenica scorsa era la prima giornata del girone di ritorno. Ieri contro il Lecce si è chiuso il girone d'andata che l'Inter ha concluso quindi a quota 45 punti con questo titolo virtuale di campione d'inverno che conta fino ad un certo punto, ma è comunque significativo, testimonia il lavoro che è stato fatto fino a qua. Quindi l'Inter chiude la prima parte di campionato con 45 punti. Ecco, se proprio vogliamo fare ancora di più i pignoli, il fatto che l'Inter abbia pareggiato col Napoli vuol dire che ci porta ad aver fatto anche un punto in più rispetto alla gara d'andata in cui l'Inter aveva perso contro il Napoli, per cui la proiezione paradossalmente si sta alzando ulteriormente in vista della seconda parte di stagione per un Inter che dopo 20 partite di campionato ha già ottenuto 15 vittorie e nell'era dei 3 punti, cioè dalla stagione 94-95 in poi, questa è soltanto la quinta volta che accade, per cui è un rendimento molto importante, molto significativo, quello di un Inter, di una squadra che quando l'aveva ereditata Christian Chivu sembrava avviata verso un declino abbastanza importante e invece i numeri sono dalla parte di questa Inter. Un Inter che spesso viene analizzata per i troppi gol subiti nel finale che hanno tolto anche diversi punti, dall'altro lato però con questa partita decisa da Pio Esposito al minuto 78 l'Inter raggiunge anche oltre al 10° clean sheet, cioè la 10ª partita senza subire gol in campionato, anche il 10 gol segnati negli ultimi 15 minuti. Nessun'altra squadra in Serie A ha segnato così tanto nei finali e questo secondo me è stata la vera chiave di questa partita, perché un Inter che deve ragionare per forza di cose sui 90 minuti. Tanti tifosi si aspettavano, vabbè, in casa contro il Lecce 4-0 facile, nel primo tempo la chiudi e poi gestisci. Ma non funziona così e lo abbiamo visto anche con il Napoli, ad esempio, dove Inter e Napoli hanno speso tantissimo a livello anche di testa nella gara, nello scontro diretto dello scorso turno, dello scorso weekend. Il Napoli è partito molto forte per cercare di indirizzare subito la partita, non è riuscito a sfondare e quindi poi è crollato e sono subentrate le difficoltà. L'Inter invece dopo un primo tempo più lento e meno incisivo, nonostante comunque l'occasione di Bonni e non soltanto, è venuta fuori alla distanza e contro un avversario come il Lecce che qualitativamente è abbastanza povero, in più aveva delle assenze, sapevamo che il primo avversario dell'Inter sarebbe stata l'Inter stessa e anche il restare in partita per tutti i 90 minuti e quindi avere anche la possibilità di tenere, di far anche un po' stancare l'avversario e poi incidere nel finale è sicuramente una strategia da tenere in considerazione nell'arco delle 38 giornate appunto, tant'è che lo vediamo anche nei dati, l'Inter ha prodotto quasi il triplo delle occasioni nel secondo tempo rispetto a quello che aveva fatto nel primo. Ma soprattutto, secondo tema da considerare questo dato molto interessante sui gol portati dalla panchina, perché dall'arrivo di Christian Chivu all'Inter i giocatori subentrati dalla panchina hanno segnato 7 gol e fornito 10 assist in 12 partite diverse. In totale ben 10 giocatori diversi hanno preso parte ad almeno un gol come subentrati, con Pio Esposito in testa con 2 gol e 3 assist partendo dalla panchina. È uno dei migliori contributori dalla panchina, mettiamolo così, anche a livello europeo è tra i più giovani in assoluto ad avere un contributo così importante partendo dalla panchina. Un Pio Esposito che, ragazzi, non so voi, a me sta esaltando parecchio perché
al primo anno di Inter, un prodotto del vivaio che arrivava con tanta pressione, non fa mai cose banali e soprattutto, è sempre utile, sempre incisivo, non sbaglia l'atteggiamento soprattutto. E questa è una cosa che mi piace veramente tantissimo. 34 minuti circa in campo, in 34 minuti tocca 20 palloni, quindi quasi una media molto alta, con un coinvolgimento molto importante nel finale di partita, con 5 tiri in 34 minuti, di cui 2 nello specchio della porta. Ha vinto 6 duelli su 10 in quel marasma che c'era nel finale, con un Inter che, sfruttando anche la scarsa potenza offensiva di un Lecce che è il peggior attacco della Serie A, si può permettere di schierare le tre punte più frattesi addirittura, un atteggiamento abbastanza spregiudicato. Però testimonia anche come Bonni e Pio Esposito, comunque le alternative in attacco, si stiano rivelando estremamente utili, perché stanno dimostrando con i dati di aver allungato il reparto offensivo. Stavo guardando con la nostra Romina che ha preso un po' di dati. Bonni ha segnato con Torino, Cremonese, in cui ha fornito anche 3 assist ed è stato quindi decisivo. Roma e Lazio. Ha fornito un assist anche con la Fiorentina, ha deciso la partita con la Roma, ha blindato il risultato contro la Lazio con il raddoppio, mentre Pio Esposito aveva deciso la partita col Cagliari, ha deciso quella di ieri, 3 assist molto pesanti col Pisa, con l'Atalanta e con il Parma. Diciamo che mettendo insieme questo contributo tra gol e assist, Pio e Bonni hanno portato tanti punti, decisamente più di quelli che avevano portato l'anno scorso chi c'era alle spalle di Lautaro e Thuram. Visto che poi parlavo anche di ingressi in campo, io cito anche Frattesi come buon ingresso in campo. Non ha fatto cose straordinarie, però ha messo lo zampino in fase difensiva su un'azione in cui poi Sommer para e ci tiene a galla in quel momento lì della partita. Presente sia in avanti che indietro. L'ho visto molto più dentro l'Inter rispetto a tante altre prestazioni, e questo magari potrebbe essere un indizio di mercato, ne parleremo tra poco. Prima di arrivare al mercato, io ho maturato una convinzione e voglio sapere un po' la vostra opinione. Dal mio punto di vista, Carlos Augusto meglio da terzo che da quinto. Secondo me Carlos Augusto da quinto continua a convincermi non troppo, ecco, e soprattutto l'ho visto meglio quando ha sostituito Bastoni. Anche in questa partita è stato il primo in campo per duelli aerei, per contrasti è stato il migliore dell'Inter e anche per passaggi intercettati. Tutte statistiche prettamente difensive, mentre la differenza di qualità con quello che riesce a mettere Di Marco a sinistra è piuttosto evidente. Zielinski ha cresciuto la distanza, secondo me, in questa partita. Rispetto a Çalhanoğlu, però, mi dà l'impressione di rallentare un pochino la manovra con tanti tocchi del pallone. Aggiunge una qualità immensa, e questo Zielinski, secondo me, è veramente un peccato toglierlo dal ruolo di mezzala sinistra, soprattutto se c'è un Mkhitaryan che dal primo minuto fa un po' di fatica in più. Per me si sta conformando una convinzione con Zielinski che deve giocare mezzala sinistra. Davanti alla difesa bisogna trovare un'altra soluzione per sostituire Çalhanoğlu in questo momento, visto che un vero e proprio sostituto non c'è, e Barella non è il vero Barella in questo momento, non sta incidendo come ci si aspetta. Bisogna ritrovare Sucic e bisogna forse anche ripuntare un po' di più su Frattesi se non andrà via. Mentre Diouf a destra, per me ragazzi, non può starci. Lo dicevo prima di questa partita, sì, magari qualcosina nei finali di partita, qualcosina in situazioni molto specifiche, ma dall'inizio della partita non può farlo. In questa partita, con tutto il bene che voglio ad Andy, che mi sta molto simpatico e mi piace, no, non è è una prestazione sicuramente negativa. Lo vediamo anche in questo grafico con l'Inter, che ha attaccato per il 44% delle volte a sinistra, per il 31% al centro e per il 23% a destra. È totalmente mancata la spinta sulla fascia destra, e allora questo ci porta a parlare del mercato, dove una riflessione è necessaria. L'esterno serve per forza di cose, non è un vezzo, non è un qualcosa di più, non è un qualcosa che chiediamo perché siamo tifosi che vogliono sempre nuovi acquisti, ma ieri Marotta parla ancora del fatto che Dumfries potrebbe rientrare prima del previsto, ma non basta il rientro anticipato di Denzel Dumfries, che comunque ben che vada rientrerà tra un mese, metà febbraio. Ti sarei già giocato 2 partite decisive di Champions, ci sarà la sfida con la Juventus il 15 febbraio, quindi già questo è un segmento importantissimo. In più in passato Dumfries ha dimostrato che con quel fisico, quella struttura, comunque per rientrare ed essere subito atletico ha bisogno di un certo periodo. Quindi molti tifosi mi stanno scrivendo, però bisogna cogliere l'opportunità di andare
diciamo così, a prendere un giocatore in vista dell'estate, cioè in estate bisognerà fare tante operazioni, quindi cerchiamo di portarci avanti, non prendiamo un giocatore solo per 6 mesi, ma programmiamo, facciamoci vedere come programmazione. Son d'accordo, ma in parte, nel senso che questa Inter, grazie ai numeri che stavamo dicendo prima, si sta costruendo una grandissima opportunità di andare a vincere, e un colpo pronto subito che ti dà una scossa immediata potrebbe fare veramente la differenza tra un non titolo e un titolo. E allora io dico un Ivan Perisic tappabuco per 6 mesi? Assolutamente sì. E Ivan Perisic non faccio un nome a caso, l'Inter ha avuto dei contatti, confermato, straconfermato con l'entourage del giocatore. Perisic ha dato un'apertura all'Inter, ma il PSV Eindhoven in questo momento è abbastanza restio, anche perché ha 2 partite in Europa da giocarsi per comunque qualificarsi e superare la fase campionato, e comunque conta molto su Perisic, che è stato decisivo l'anno scorso per il titolo e quest'anno sta incidendo ancora con 4 gol e 10 assist, mi sembra, giocando sia a sinistra che a destra, perché è ambidestro. Per cui io un Perisic all'Inter per 6 mesi, ecco, avrei preso Cancelo a inizio gennaio, a maggior ragione secondo me più ci avviciniamo alla fine del mercato e più bisogna andare su un profilo pronto subito a dare un impatto, perché l'Inter ha bisogno di una scossa elettrica fin da subito, soprattutto sull'esterno, per diventare anche più imprevedibile. E anche perché questo poi si collega anche al discorso di Carlos Augusto, cioè Perisic ti diventa un jolly su entrambe le fasce e Carlos Augusto diventa più quell'alternativa a bastoni che ancora una volta in rosa non hai. Mentre su Frattesi, attenzione, perché il Nottingham è comunque ancora interessato, ma proprio in queste ore si sta muovendo anche il Bournemouth, squadra di Premier League inglese dove c'è Tiago Pinto, ex direttore sportivo della Roma, che lo apprezza molto. Bournemouth in cui giocano 2 giocatori che l'Inter gli sono stati offerti, mettiamola così, Brooks che è un'ala destra e Marcos Senesi, difensore mancino in scadenza di contratto, ce l'ho riferito il nostro collega Raffaele Amato, quindi occhio anche a questi possibili intrecci. Con Frattesi dipende molto anche da quello che vuole fare lui, oltre alla formula che deve convincere l'Inter, un Inter che è disposta a cederlo all'estero piuttosto che in Italia. Resta comunque quel discorso che facevo io anche nelle scorse settimane: quando fai un lungo viaggio come è questa stagione, ecco, durante un lungo viaggio in macchina ti fermi ogni tanto a fare un rabbocco del serbatoio, no? E quindi anche l'Inter probabilmente ne ha bisogno per dare quella spinta in più. L'ultimo punto che volevo trattare su questo Inter-Lecce, la conferenza stampa di Christian Chivu, l'abbiamo ascoltata e analizzata nel club di Passione Inter, mi ha gasato tantissimo. Un Christian Chivu che ci sta prendendo sempre più gusto, che dà una comunicazione di un altro livello totalmente rispetto ad Antonio Conte, rispetto a quasi qualsiasi altro collega in questo momento in Serie A. Ha risposto per le rime alla polemica sul ritiro, perché l'Inter non ha, si è preso il giorno libero alla vigilia di Inter-Lecce e tanti hanno detto ecco, la squadra si è rilassata troppo per questa cosa, e invece alla fine i risultati poi sono quelli che parlano, e si è preso la ragione di questa scelta, con Chivo che ha detto giustamente ho fatto talmente tanti ritiri negli anni che avrei dovuto vincere tantissimi titoli, e poi ha fatto anche le battute come dire, siccome io ho avuto una carriera di basso livello allora non capisco nulla di calcio, era chiaramente ironico, ma parafraso così le sue dichiarazioni. E poi anche la solita domanda sui problemi offensivi che ripetiamo, è un Inter che ha nettamente il miglior attacco della Serie A, la miglior produzione offensiva. Continuare a concentrarci sui problemi offensivi, sì, è un Inter che magari può essere più cinica, ma di sicuro non si può parlare di problemi offensivi per questa Inter. Vi consiglio di recuperare la conferenza, comunque la trovate anche nel club di Passione Inter, dove vi invito ad entrare se non l'avete ancora fatto. Ci risentiamo e ci rivediamo in diretta alle 19:30 come ogni giorno, mentre vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.